Ciao a tutti, benvenuti. Con questo video rispondo ad alcune domande che mi avete posto privatamente, in particolar modo chiedendomi se potessi fare un video veloce per quel che riguarda il diaframma, le sue funzioni, dove si trova e i vari tipi di respirazione. Ho raccolto le vostre domande, cercherò di fare un video veloce, riassuntivo, cercando di rispondere nella maniera più chiara possibile. Andiamo a vedere innanzitutto che cos'è il diaframma, dove si trova. Il diaframma è un muscolo involontario, quindi agisce da sé. Va chiarito dove si trova. Molte persone immaginano il diaframma qui oppure nella zona ombelicale o addirittura c'è chi l'ha pensato in questa zona bassa. No, il diaframma andiamo a vedere subito dove è localizzato. Se voi mettete le vostre mani sullo sterno, le clavicole, le sentite, le tastate, sentite il vostro sterno, che è una sorta di spada come forma, dove finisce lo sterno, inizia la parte molle, all'imboccatura, diciamo, dello stomaco all'incirca, qui si trova il vostro diaframma. Il diaframma ha una forma ad ombrello che si apre davanti, gira lateralmente, gira dietro, trova l'inserzione nelle ultime costole, quindi è una sorta di mantello, potete pensarlo in questo modo, un mantello molto elastico che si apre e gira coinvolgendo la parte medio-bassa del torace, quindi questa zona esattamente. Quindi il diaframma non si trova qui, il diaframma non si trova qui. Proviamo a sentirlo. Se voi mettete le dita e premete dove c'è la parte molle, appena sotto lo sterno, provate a fare dei colpi di tosse. Cosa potete sentire? Che il diaframma si muove. Sentite questo movimento dentro e fuori. Questo vi fa capire esattamente dove è localizzato il diaframma. Se voi ponete delle dita dietro posteriormente alle costole e fate dei colpi di tosse alle ultime costole, sentite che il vostro diaframma si estende anche qui, quindi avete questi punti di riferimento. Questa è la zona in cui si trova esattamente il diaframma. Spero di aver chiarito questo concetto e risposto nella maniera più adeguata. Vediamo le altre domande che mi avete posto. Sì, allora, come funziona il diaframma? Il diaframma spontaneamente funziona, scende spontaneamente. Nella parola e nel canto è importante che il diaframma possa scendere, e vedremo come, in maniera più morbida possibile, ma allo stesso tempo sarà importante che il diaframma si possa estendere, si possa aprire. Questo lo vediamo con la respirazione costodiaframmatica che vi spiegherò velocemente fra poco. Mi avete fatto delle domande per quel che riguarda i tipi di respirazione. Abbiamo fondamentalmente tre tipi di respirazione. Una respirazione alta o clavicolare. E com'è la respirazione alta o clavicolare? Fondamentalmente la persona quando inspira contrae velocemente l'addome in dentro e prende aria. In questo modo. Provate anche voi a farlo, mettete una mano sulla parte alta, mi raccomando, dell'addome, prendete aria premendo in dentro l'addome. Cosa succede? In questo modo il diaframma viene sbalzato in alto ed è l'esatto contrario di quello che dovrebbe avvenire a livello fisiologico per una respirazione tranquilla. Il diaframma dovrebbe abbassarsi, in questo modo invece noi lo sollecitiamo ad andare in alto. Un'altra conseguenza della respirazione alta o clavicolare è la tensione che risulta. Le spalle, il torace, il collo si irrigidiscono, anche il canto e la parola in questo modo sono limitati, la voce potrebbe essere stretta, schiacciata. Inoltre poi noi andiamo a utilizzare una capienza minore dei polmoni, utilizziamo la parte più alta, non sfruttiamo tutto il polmone. Un altro punto che mi preme chiarire, di cui mi avete poi anche chiesto, è la respirazione diaframmatica e quella addominale, che spesso sono confuse. Noi abbiamo una respirazione addominale pura, che è quella in cui viene chiesto di gonfiare la pancia o il basso addome, quindi si chiede di mettere la mano sull'ombelico, a volte anche nella zona del pube,
e inspirando di lasciare andare la pancia in fuori. Di rilassare bene tutta questa zona. Questa è la respirazione addominale pura ed è ottima per alcune discipline come la meditazione, in alcune pratiche per gestire lo stress, ad esempio, ma non è adatta al canto e alla parola, perché non sfrutta effettivamente il diaframma, si tratta semplicemente di un rilassamento corporeo, nulla di più. La respirazione invece diaframmatica è differente, si localizza più in alto. Noi abbiamo visto che il diaframma è in questa zona, nella parte dell'epigastrio, quindi la parte alta dell'addome. Mettiamo una mano alla fine dello sterno, proviamo a inspirare, rilassando questa parte. E la parte che si muove e fuoriesce è esattamente sotto il diaframma. Il diaframma è importante che nell'inspirazione possa abbassarsi. Questa respirazione consente infatti al diaframma di abbassarsi. Perché? Perché noi andiamo a rilassare esattamente la parte alta dell'addome e gli addominali in generale. Quindi non facciamo quello che facevamo prima di schiacciare in dentro con la respirazione alta, ma lasciamo molto morbido e consentiamo al diaframma di poter scendere morbidamente. Potete anche mettere una mano a coppa, immaginare, o due mani a coppa, di riempire le vostre mani di aria. È molto importante questo. L'inspirazione non deve essere uno schiacciare a livello muscolare o premere con forza fuori e giù. Bisogna invece abbandonarsi, lasciarsi respirare, quasi una ricezione passiva dell'aria all'interno del nostro corpo. Quindi pensate di avere aria calda, innanzitutto di inspirare aria calda e di riempire come se avesse una sorta di bacinella qui. Lasciate molto morbido, più lasciate morbida questa parte del plesso solare e più il diaframma potrà essere libero di abbassarsi. Questa è la respirazione diaframmatica, va bene anche nell'impostazione ad esempio del canto pop o chi usa tanto la voce a livello professionale. Una respirazione più completa, che si usa spesso nel canto soprattutto artistico lirico, ma va bene anche ed è ottima nel canto pop, è la respirazione costo-diaframmatica, di cui mi avete chiesto proprio informazioni perché ho notato che c'è molta confusione. Partiamo da questo presupposto, abbiamo detto che il diaframma, inspirando, deve essere libero di scendere e di aprirsi. Come può aprirsi? Sfruttando semplicemente quelle che sono le strutture anatomiche predisposte a questo, ovvero la gabbia toracica. La respirazione costodiaframmatica si chiama così perché si tratta di due movimenti, la discesa del diaframma e l'allargamento del diaframma, come attraverso l'espansione della gabbia toracica lateralmente in particolar modo. Noi abbiamo visto che il diaframma si colloca qui in questa zona, quindi se noi andiamo ad aprire questa zona, rilassando il plesso solare, la parte dell'epigastrio, allora il diaframma può scendere, può tranquillamente aprirsi e percepite una grande espansione, una sorta di tensione elastica che poi è alla base di quello che è l'appoggio vocale, di cui non possiamo occuparci in questo video per motivi di tempo. Andiamo a vedere velocemente, mi avete chiesto se era possibile mostrarvi degli esercizi immediati per capire questa famosa respirazione costodiaframmatica. Vi chiedo se avete una cinta elastica, una fascia elastica oppure una pashmina o una sciarpa va benissimo, meglio comunque se avete qualcosa di elastico. Abbiamo visto che il diaframma si colloca sotto la linea del petto, io ve lo do come punto di riferimento, incrociate bene sotto la linea del petto, mi raccomando non più giù, state molto attenti, proprio qui, stringete e inspirando cercate con l'aria di vincere la resistenza.
Voi vedete questa grande espansione a livello toracico, proprio del diaframma. Questo è un esercizio ottimo. Una cosa importante che vi ripeto, non aprite in modo meccanico, ma lasciate che sia proprio l'aria molto morbidamente ad espandere il torace, come un lasciarsi respirare. Riproviamo, ricordatevi, sotto la linea del petto, non più in basso. Questo vi aiuta a percepire maggiormente il lavoro diaframmatico. Incrociamo la nostra fascia, stringiamo bene. Quando siamo pronti, inspiriamo. Pensate di inspirare aria calda molto lentamente. Quando espirate, chiudete bene la fascia. Una cosa importante, buttate fuori tutta l'aria, non trattenetela all'interno del corpo, è un errore che spesso riscontro. Quindi inspiro, io non sto allentando le braccia, il movimento che vedete è proprio l'espansione data dall'aria che penetra e che allarga la gabbia toracica. Lasciate la gabbia toracica molto 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 morbida e lasciate compiere il lavoro proprio all'aria. Un altro esercizio, se non avete la fascia, che potete fare, è quello di mettere due pugni esattamente sotto la linea del petto, mi raccomando lateralmente, stringete bene per avere un feedback. Inspirando cercate di vincere la resistenza. Questo è un altro esercizio molto velocemente che vi faccio vedere. Quando inspirate, mi raccomando, lasciate scendere l'aria anche alle costole basse. Quello che percepite è proprio un'apertura, soprattutto della zona media del torace, da sotto la linea del petto alle ultime costole. Come se qui si aprisse una sorta di tendine del teatro, di palcoscenico, insomma, che si aprono, se volete un'idea un po' particolare. Un altro esercizio che potete fare è quello di abbracciarvi e di inspirare, stringete bene. Con questo esercizio percepite molto l'espansione della gabbia toracica e anche tutta la parte dorsale, la sentite molto che si espande, come se la schiena si aprisse. Un altro esercizio che vi consiglio, se avete una cannuccia, potete prendere una cannuccia, mettere una mano qui, lateralmente sotto la linea del petto, esattamente dove inizia la parte che dicevamo molle, inspirate aspirando aria, facendo un suono molto sicuro. Potete farlo anche senza cannucce, immaginando di aspirare aria. In questo modo prendiamo aria velocemente per capire subito il movimento, sentire subito questa apertura. Poi lo possiamo fare lentamente, immaginando ad esempio di succhiare uno spaghetto, succhiare da una cannuccia. Potete pensare di aspirare una O. Fuori tutta l'aria. Questi sono degli esercizi base, semplici, che possono esservi di aiuto per capire, almeno a livello concettuale, un pochino pratico, quella che è la respirazione costodiaframmatica, che appunto, come vi ho detto, va a coinvolgere il diaframma in particolar modo e le coste medio-basse del nostro torace. Potete fare un ultimo esercizio, quello di inspirare in 3 tempi, allargando come se aveste una fisarmonica qui, non più giù, mi raccomando, non più in basso, ma ve lo ripeto perché è molto importante, dalla linea del vostro petto in giù, quindi aprendo in 3 stadi e poi espirando.
sono esercizi che vi aiutano a sollecitare la muscolatura e soprattutto a percepire come deve funzionare la respirazione. Questi video ovviamente non si sostituiscono a quelle che sono delle lezioni e hanno lo scopo di fare capire e di informare in maniera più chiara spero possibile, nonostante il limite appunto del video. Vi saluto, spero di aver risposto in maniera chiara e adeguata alle vostre domande. Se avete dubbi scrivetemi, se avete quesiti, vi risponderò volentieri. Intanto vi mando un saluto e a presto. Ciao!